benvenuto o benvenuta. Questo è Podcast Italiano Principiante, un podcast per chi sta imparando l'italiano e vuole fare progressi, ascoltando contenuti semplici e, almeno spero, interessanti. Io mi chiamo Davide, ti ricordo che puoi trovare la trascrizione con glossario di ogni episodio sul nostro sito podcastitaliano.com. La trascrizione con glossario è uno strumento fondamentale, davvero utile, perché ti permette di scoprire il significato di parole e costruzioni che non conosci con ogni probabilità. Quindi ti consiglio di andare a dare un'occhiata. Trovi anche il link diretto alla pagina di questo episodio nelle note dell'episodio, nella descrizione dell'episodio su Spotify o altre app di podcast, l'app dove mi stai ascoltando. Bene, ti voglio raccontare oggi una storia personale, un'esperienza che mi è accaduta di recente. Forse sai che, se hai letto le notizie, che in Spagna e in Portogallo di recente c'è stato questo blackout nazionale, no? Che ha colpito la penisola iberica, quindi Spagna e Portogallo, appunto. Io mi trovavo in Portogallo quando questo è successo e quindi ti voglio raccontare un po' di questa esperienza, come diciamo in italiano, più unica che rara. Ok, più unica che rara, un evento che non è solo raro, ma probabilmente è unico, nel senso che non succederà di nuovo, almeno spero, e che sicuramente non era mai accaduto nella mia vita. Dunque, io ero in Portogallo con alcuni amici, Leo, Elisa, Marcela e César, quindi un po' di nazionalità diverse rappresentate, Francia, Portogallo, Brasile e Spagna. Sono tutti amici che insegnano lingue online come me. Tra l'altro Leo ed Elisa probabilmente li conosci già perché li ho intervistati su Podcast Italiano Principiante. Ma comunque, l'idea era passare una settimana insieme in questa casa, che è insomma casa del papà di Leo, nel sud del Portogallo. E lavorare insieme, passare tempo insieme, scambiarci idee sul futuro delle nostre attività e anche, insomma, ovviamente divertirsi. Ed è quello che abbiamo fatto. È stata una bella settimana, ma ti voglio parlare del blackout del 28 aprile perché è stato un evento davvero, davvero particolare. Dunque, in realtà noi personalmente non abbiamo visto scene strane o apocalittiche addirittura, perché ci trovavamo in una zona molto tranquilla, una zona lontana cioè non così lontana, ma comunque non centrale, ecco, non era il centro della città dove ci trovavamo, era una zona un po' fuori, una zona molto tranquilla, con case, seconde case, come diciamo in italiano, cioè case di persone che ci abitano per andare in vacanza, vanno in vacanza, ma in quel momento, siccome non è ancora alta stagione, ok, non è estate, erano abbastanza vuote, non c'era molta gente in giro, non c'era traffico, è comunque una zona tranquilla vicina alla spiaggia, quindi una zona senza troppo traffico e senza troppo movimento. Quindi di fatto noi siamo rimasti in casa senza elettricità e insomma, stavamo lavorando, ci rendiamo conto che non funziona internet, poi dopo un attimo ci rendiamo conto che non è solo internet, ma è tutta la corrente che non va. È saltata la luce, come diciamo in italiano. Saltare è saltata la luce significa si è interrotta la corrente elettrica, l'elettricità. Noi diciamo la luce per riferirci all'elettricità, ok? Non è solo la luce
delle lampadine, delle lampade, dei lampadari, ma è la corrente elettrica in generale. Dopo un po', andando su internet, leggiamo che c'è un apagón o apagão, che in spagnolo e in portoghese significa blackout. In italiano usiamo questo termine inglese, non mi piace, ma è così. Dovete sapere, devi sapere che in italiano usiamo molte parole inglesi. A me questo non piace molto, ma è un dato di fatto, ok? E quindi io uso questa parola così che tu sappia come lo chiamano gli italiani davvero, no? Perché anche se non piace, credo sia importante parlare come parlano gli italiani. Quindi c'è stato questo blackout. E quindi dicevo, non è successo molto. Una cosa curiosa nel nostro caso è che eravamo intrappolati in casa in un certo senso, perché il palazzo, no, l'edificio dove ci trovavamo ha 2 scale diverse, una scala vera e propria e diciamo un altro accesso, un altro ingresso dove c'è l'ascensore solo, senza scale, solo l'ascensore. Il fatto è che noi avevamo le chiavi solo della porta che conduce all'ascensore e non della porta che conduce alle scale. Quindi potevamo scendere dalle scale, ma non potevamo rientrare salendo le scale. Noi avevamo solo le chiavi per l'ascensore, no? E quindi non potevamo uscire tutti insieme perché ovviamente l'ascensore è inutile se sei nel bel mezzo di un blackout, ok? Quindi, vabbè, niente di particolarmente problematico. La soluzione è non uscire tutti insieme. In generale è stata un'esperienza surreale perché non funzionava internet. In realtà a me sì, ma ero l'unico a cui più o meno andava internet, ok? L'unica persona a cui più o meno funzionava internet, ma gli altri no. E quindi ti rendi conto in generale di quanto siamo dipendenti dall'elettricità. E questo è un pensiero che ho fatto varie volte in passato. Mi capita di chiedermi, cavolo, ma se davvero non dovessimo avere l'elettricità, cosa succederebbe? E questa è stata la dimostrazione, almeno per 10 ore, fortunatamente non per un mese o una settimana, però di quello che succede, cioè non puoi pagare nei posti, non puoi pagare con le carte, non puoi pagare con il telefono, non ti funziona neanche internet o comunque non benissimo nella nostra situazione. Non puoi, nel nostro caso, non potevamo lavorare, ovviamente, perché dopo un po' i computer si spengono e non funzionano più. Non potevamo lavarci con l'acqua calda, no? Perché nel nostro caso l'acqua calda dipendeva dalla corrente elettrica. E che cos'altro? Quindi hai dei dispositivi che servono non a molto perché non sono connessi a internet, che dopo un po' si scaricano e tu rimani senza corrente e non sai bene cosa fare se non hai, come dire, se non hai libri da leggere o altre cose manuali da fare, non sai bene cosa fare. Noi siamo così dipendenti anche a livello di intrattenimento, di modi di spendere, di passare il nostro tempo. Siamo dipendenti da questi dispositivi per tutte queste cose che poi non sappiamo bene cosa fare quando non funzionano queste cose. In realtà, ripeto, i telefoni funzionano, solo non andava internet, nel mio caso più o meno andava e quindi ero l'unica fonte di informazioni. Ma appunto, non sapendo quanto tempo sarebbe durato, non volevo neanche consumare tutta la batteria del telefono. Fortunatamente avevo una power bank molto capiente, quindi con molto spazio, con molta elettricità al suo interno, e avevo anche cambiato da poco il telefono, quindi mi ha permesso di
insomma, avere un collegamento con il mondo esterno fino a sera, quando poi è tornata la luce, è tornata l'elettricità. Però ecco alcune cose che in una situazione del genere fanno comodo e che noi non avevamo. Quindi, o avevamo alcune di queste, ma non tutte. Allora, innanzitutto dei soldi contanti, ok? Dei contanti, cioè delle banconote e monete, in italiano si chiamano contanti, no? Cash in inglese. Io sono una persona che non usa mai i contanti. Ho una certa avversione per i contanti. Mi piacciono i pagamenti digitali, pago direttamente col telefono, ovunque. Fortunatamente in Italia oggi è possibile, almeno a Torino è molto facile pagare praticamente ovunque, e quindi ho perso l'abitudine di avere i contanti, non mi piace averli, non mi piace maneggiarli, sono sporchi, quindi non mi piace, è difficile, devi portare 1000 monetine, ti danno il resto in pezzi di metallo che non voglio avere con me, sono pesanti, occupano spazio. Però mi sono reso conto, mio malgrado, cioè a mio danno, diciamo, neanche troppo in realtà, però, che se non hai contanti in una situazione del genere non puoi pagare. Fortunatamente i nostri amici, insomma 2 delle persone del gruppo, sono andate fisicamente a fare la spesa con i contanti che avevano e hanno comprato l'occorrente che ci serviva, perché i supermercati funzionavano, penso, con dei generatori di corrente elettrica, ma a quanto pare fuori dal supermercato ti avvisavano che potevi pagare solo con i contanti, e quindi se non ce li avevi eri fregato, ok? Non potevi pagare. Quindi contanti molto importanti, d'ora in poi avrò dei contanti per ogni occasione, per ogni evenienza. Seconda cosa, una power bank. È importante avere una power bank perché i nostri dispositivi durano poco senza power bank, qualche ora. Idealmente anche più di una, e magari cariche, perché se abbiamo più di un dispositivo, viviamo con, insomma, altre persone, è utile averne più di una, ok? Cibo in scatola. Ecco, questa è una cosa che non avevamo, vabbè, a parte qualche snack, sì, quindi cibo come patatine, cose così, pane, avevamo delle cose, ma non avevamo cibo in scatola, che è molto utile in caso di blackout prolungato. Tra l'altro, fortunatamente la nostra cucina andava a gas, ok? In realtà a me piace molto la cucina, come dire, le cucine a induzione, no? Quindi elettriche, piacciono molto e sono un grande sostenitore, però se c'è un blackout nazionale sono completamente inutili, così come l'acqua calda che non avevamo, un'altra mancanza causata dal blackout. Altre cose, in generale penso che avere libri di carta sia una buona strategia. Io a casa mia ne ho molti, fortunatamente, ma lì non avevo nessun libro di carta e quindi non potevo leggere. Dovevo per forza usare il cellulare con la batteria rimasta, con il rischio però che si sarebbe scaricata più velocemente ed era la nostra unica fonte, l'unico mezzo di contatto con il mondo esterno. Poi una torcia a batterie o a pile. Una pila e una batteria sono la stessa cosa in italiano. Molto utile, ok? Perché sì, puoi illuminarti con il cellulare, ma il discorso è sempre lo stesso, il cellulare dopo un po' può scaricarsi, ok? Se il blackout dura 10 ore. E poi anche una radio a pile o a batterie, che non avevamo, però molte persone a quanto pare sono andate a comprare proprio per avere
un modo di sentire le notizie e capire che cosa stava succedendo intorno a loro. Quindi questo è quanto. In realtà, come dicevo, è stata una giornata senza troppi eventi. La cosa curiosa è che alcuni di noi non riuscivano a contattare i propri cari, le proprie persone care che si trovavano nella penisola iberica, questo quando ancora avevano internet, no? Perché poi, come dicevo, dopo un po' sono rimasto l'unico con internet. E quindi sei isolato. Ti rendi conto che sei isolato, non puoi contattare i tuoi cari, ed è davvero una situazione che un tempo era la normalità, magari 150 anni fa, 100 anni fa, no, prima dei telefoni, era la normalità, non potevamo contattarci sempre, in qualsiasi momento, però oggi diamo per scontate tutte queste cose e davvero siamo dipendenti, completamente dipendenti dall'elettricità. E quindi, mi raccomando, preparati, almeno, non dico di prepararti per una guerra nucleare o cose di questo genere, non so se quello è il caso di fare queste cose, però è utile perlomeno avere qualche oggetto come quelli che ti ho detto per non arrivare completamente impreparato o impreparata al prossimo blackout, che spero di non vivere perché sì, non è così divertente, anche se comunque è stata una storia da raccontare e che io ho raccontato a te. Spero ti sia piaciuta. Ti ricordo che abbiamo un corso di italiano livello pre-intermedio A2 B1 che si chiama La storia di Italo e ti permette di raggiungere il livello intermedio grazie al potere delle storie, della narrazione. La storia non racconta di un blackout, ma racconta di un giovane ragazzo statunitense che negli anni 60 scopre di essere figlio di italiani, torna in Italia alla ricerca dei suoi genitori biologici e da lì iniziano ad accadere cose molto interessanti. Un corso bello che è piaciuto a tanti studenti e che spero proprio piacerà anche a te. Si chiama La storia di Italo, vallo a scoprire. Io ti saluto, ci sentiamo la prossima settimana.